Sei nato nel Novecento? Congratulazioni, sei sopravvissuto. La sicurezza era un concetto vago, il pericolo pane quotidiano. Magari credi di ricordare, ma fidati, non hai davvero realizzato cosa hai rischiato. E se sei nato dopo il 2000, scoprirai che il Novecento era molto più wild di quanto immagini. Magari eri piccolo per ricordare, ma potresti essere stato su una di queste. Le seggiovie senza sbarra davanti. Ma sì, che fastidio quel pezzo di ferro davanti. Meglio senza, così si era più comodi, più liberi, anche di cadere. E poi il braccio della mamma può tranquillamente sostituirla. Teniamoci strette le borse, ma anche i neonati. Io in montagna non ci volevo venire. A me che me frega, la mia vita l'ho vissuta. Almeno sediamoci bene, signorina. Non mi sembra il luogo dove mettersi in posa. Anche questi, basta, state composti. Un marito che si vendica sulla moglie. Di ciao alla vita, prendi la seggiovia. Qui siamo a Jackson Hole nel Wyoming nel 1965 sulla Snow King Chairlift, ma non era l'unica seggiovia senza sbarre. La fonte sostiene che sì, erano pericolose, ma che le foto abbiano una prospettiva forzata che fa sembrare l'impianto molto più alto. Ci crediamo? La signora la pensa come me, ma anche in Italia non mancavano le prodezze. Qui siamo a Guiglia, nel Modenese. Negli anni 50 e 60 i bambini andavano a scuola appesi a una carrucola, sorvolando il fiume Panaro. Questo era l'unico modo per attraversare la valle. Il ponte non era ancora stato costruito. Loro sì che possono dire: ai miei tempi per andare a scuola facevamo cose che voi non vi sognate nemmeno. Ok, andare a scuola appesi a un cavo era un'eccezione. Passiamo allora a qualcosa di più ordinario, come il trasporto del bambino in bici. Il design per bambini negli anni 50 oscillava tra il geniale e il criminale. Prendiamo questa carrozzina che si agganciava al lato della bici, in teoria per portare a spasso il figlio in modo comodo, in pratica una sidecar per neonati senza protezione. Bastava un dosso e il bimbo ti superava in curva. Se andiamo un po' più indietro nel tempo, la situazione peggiora pure. Seggiolini per bici odierni, seggiolino per bici inizio Novecento. Ho visto pacchi assicurati meglio. E se stai camminando ma il bambino si stanca? Negli anni 50 potevi farlo salire su questo trespolo a rotelle. Piccola, mi raccomando, non mollare mai la presa. Ma non serviva uscire di casa per rischiare la pelle. Negli anni 30 a Londra i medici raccomandavano l'esposizione quotidiana all'aria aperta per rafforzare la salute dei bambini, soprattutto nei mesi invernali. Ma non tutti avevano giardini o balconi. Così le famiglie iniziarono ad agganciare alle finestre delle gabbie metalliche e lasciarci dentro il neonato a prendere aria fresca. Se vi sembrano poco sicure è perché lo erano. Infatti fu uno dei motivi per cui la vendita delle cosiddette gabbie sanitarie diminuì progressivamente verso la metà del Novecento. Inoltre il traffico era aumentato e i bambini non respiravano più aria fresca ma gas di scarico. E se mentre facevi il bagno al pupo suonavano alla porta? Nessun problema se legavi tuo figlio a questa barra telescopica fissata alla vasca. Avrebbe dovuto evitare che affogasse in acqua oppure incidenti per tentata fuga. Sembra utile, ma ci sarà un motivo per cui non ha fatto successo? Non è che se lo dimenticavano a mollo? Ma la vera prova di sopravvivenza arrivava quando ti dicevano vai fuori a giocare. Questi erano i parchi giochi degli anni 30. I bambini affrontavano vere e proprie prove di coraggio. Alcuni scivoli erano alti anche 3 metri, costruiti in metallo che in estate diventava una griglia per chiappe. Nessuna protezione laterale, nessuna gomma a piuma, un piccolo sbilanciamento di lato e volavi giù. Quanto erano belle poi le giostre girevoli. Bastava un colpo secco per lanciare un bambino a metri di distanza, come una catapulta. La velocità era a discrezione dei bambini più grossi, che si divertivano a far girare i più piccoli anche fino allo svenimento. Eppure per decenni questi parchi furono considerati normali. L'idea era che cadere fortificava il carattere. Ma la selezione naturale avveniva anche grazie ai giochi inventati dai bambini stessi. Rampe improvvisate con assi di legno, altalene appese a fili del bucato, bambini che saltano da palazzi e tetti cercando di centrare materassi, mucchi di foglie o cumuli di sabbia. Ma tranquilli, c'era la supervisione dagli altri bambini, l'unica rete di sicurezza disponibile. Ma
tanto anche insieme agli adulti si rischiava, forse anche di più durante le gite di famiglia sui seggiolini auto. I sistemi di ritenuta per bambini costruiti prima della fine degli anni 60 non erano ideati per la sicurezza del bambino in caso di incidente, ma erano solo comodi porta bimbo, un posto dove piazzare il bambino, dove potevi vederlo e evitare di trovartelo in braccio mentre guidavi. Anzi, in molti casi mettevano i bambini a maggior rischio di lesioni o morte. C'era però chi credeva di comprare un prodotto che assicurasse anche maggior sicurezza al proprio bambino, ma in realtà non era così. E anche quando venne dimostrato che erano persino più pericolosi rispetto a lasciare libero il bambino, i produttori non furono disposti a ritirare i dispositivi dal mercato per paura di perdere entrate. Almeno così avvenne negli Stati Uniti. Il primo seggiolino pensato per la sicurezza venne inventato nel 1962, in Italia dobbiamo aspettare il 1991. Ma il top dell'assurdità lo raggiungiamo con le amache da auto. Con il movimento dell'auto il neonato dondolava come in una culla e si addormentava, non rompeva più le scatole, al massimo rompeva il parabrezza quando in frenata diventava un proiettile. Rimaniamo in tema di neonati volanti, ma questa volta non fuori dal parabrezza, ma in volo sugli aerei. Anche lì venivano appesi. Negli anni 50 alcune compagnie aeree mettevano a disposizione dei genitori culle ad amaca appese al bagagliaio sopraelevato. L'idea era dare più spazio e far dormire sereno il bambino, ma in caso di turbolenza diciamo che il neonato diventava bagaglio a mano instabile. It's raining babies, alleluia! Ma almeno in aereo i genitori non dovevano fare rifornimento. In tal caso, negli anni 60 e 70 potevi imbatterti nelle cosiddette pompe del cielo, distributori di benzina a forma di disco volante sollevati da terra. Dopo aver pagato l'operatore, il tubo scendeva dal cielo e potevi rifornirti. Si trovavano in Giappone e poi in Unione Sovietica. Ma perché progettare una cosa così complicata? Beh, un po' perché faceva figo. Il design futuristico era l'ossessione del momento. E poi, a differenza delle normali stazioni di servizio, non importava su quale lato della tua auto fosse lo sportellino del carburante. Dovevi solo parcheggiare vicino al tubo desiderato. C'era però un piccolo problema. Il pericolo che dal cielo scendesse sì il carburante, ma senza il tubo. Cioè che gocciolasse se le guarnizioni sui tubi fossero in qualche modo compromesse, creando un potenziale pericolo di incendio. It's raining benzina, alleluia! Queste stazioni erano anche più costose da costruire, perciò alcune vennero riconvertite in bar e altre semplicemente abbandonate. Ma ora torniamo dentro l'abitacolo per salutare degnamente chi ha tentato di farci fuori per anni. RIP, sedili ribaltabili laterali che causavate lesioni al collo durante le frenate brusche. Riposa in pace, Ford Aurora II. Non dimenticheremo mai i tuoi interni in stile salotto senza cinture di sicurezza. Rimanesti unica nel tuo genere, mai prodotta in serie. Addio sterzo a torsione del polso Ford. Sostituivi il volante con due manopole trasparenti che si giravano con un movimento del polso anziché con le braccia. Davi più spazio all'interno dell'abitacolo e quel tocco futuristico, ma anche una sterzata difficile da controllare. Riposate in pace, cambia pulsante, scomparsi alla fine degli anni 60 perché vi inceppavate causando incidenti. RIP, piantone dello sterzo rigido che in caso di impatto impalavi il conducente. A mai più rivederci, volante a scomparsa della Ford. A quante ne ha fatte la Ford? Ti spostavi per far entrare e uscire più comodamente l'autista, ma non sempre tornavi in posizione. Riposa in pace, parabrezza della Tucker Automobile. Ti sganciavi in caso di incidente per evitare di frantumarti addosso ai passeggeri e creavi un varco per farli uscire. Ma non possiamo dimenticare che agevolavi il loro volo fuori dall'abitacolo. Non era colpa tua però, ancora non usavano le cinture di sicurezza. Ahimè, non sei stato compreso. È pur vero che ogni tanto ti staccavi anche con una bottarella. RIP, ornamenti tamarri del cofano. Eravate l'orgoglio dei ricconi, anche quelli che avete trafitto come proiettili durante un impatto. E infine, riposate in pace, sedili senza poggiatesta, che amavate il rumore del colpo di frusta.
Ma non era solo l'auto a giocare con la vita degli adulti. Il lavoro, lo sport, persino la pausa pranzo, tutto era una sfida alla statistica. Negli anni 20 e 30 era normale sfidare la gravità per lavoro o goliardia, camminando sui cornicioni senza alcuna protezione. Ne è una prova la foto pranzo in cima ad un grattacielo. Fa già impressione vedere degli operai seduti con le gambe a ciondoloni nel vuoto, ma chi l'ha scattata dov'era? Eccolo, il fotografo Charles Ebbets. Anche lui lavorava così, in equilibrio su travi d'acciaio, con la macchina fotografica in mano e le scarpe eleganti. E non era il solo, tanti fotografi scattavano rischiando la vita. Lei è Margaret Bourke-White, seduta sul cornicione del Chrysler Building a New York. Anche nello sport la sicurezza era un concetto opzionale. Ad esempio nel salto con l'asta, fino agli anni 60 si atterrava su sabbia, truccioli di legno o nei casi migliori su segatura. Le aste stesse erano in bambù o metallo rigido, molto meno flessibili delle moderne in fibra di vetro. I materassi, quelli veri, arrivarono solo dopo l'introduzione dello stile Fosbury, che prevedeva un atterraggio sulla schiena, rendendo indispensabile un'ammortizzazione efficace. Anche il salto in alto fino agli anni 60 si faceva con rincorsa frontale e atterraggio sull'erba o su sabbia. E anche se pioveva le gare non venivano rinviate, il concetto di sicurezza meteorologica non era ancora stato inventato. Se i giochi per bambini erano rischiosi, quelli per adulti non potevano essere da meno. Questo è il rotor, una giostra popolare nelle fiere d'Europa e America negli anni 50 e 60. Praticamente una centrifuga che raggiunta la massima velocità ti incollava al muro. Il pavimento veniva anche abbassato per aumentare il divertimento. I passeggeri si divertivano anche a fare la verticale quando il tamburo iniziava a girare, così facevano il giro in aria a testa in giù. Tutto molto divertente, finché non volasse via una scarpa o qualcuno iniziasse a vomitare. In più sembra che la forza con cui ruotava il cilindro rendeva persino difficile respirare, e per questi piccoli inconvenienti fecero sparire il rotor verso la fine degli anni 70. La domanda viene spontanea: erano tutti pazzi? No, la sicurezza è una costruzione culturale, non un istinto. Come spiega lo psicologo Paul Slovic, non ci spaventa ciò che è davvero pericoloso, ma ciò che percepiamo come tale. E finché una tragedia non è visibile, condivisa e riconosciuta, nessuno si preoccupa di evitarla. Un tempo si viveva così, si cadeva, ci si faceva male, si moriva, faceva parte del gioco. Si partiva dal presupposto che il pericolo ci sarebbe stato comunque, quindi bisognava imparare a conviverci e ad arrangiarsi. Non si cercava di evitare l'incidente, piuttosto di sopravvivere adesso. Oggi la percezione del rischio è cambiata perché siamo cambiati noi, siamo diventati più consapevoli. Ogni cintura, ogni casco, ogni norma esiste perché qualcuno prima si è fatto male. La sicurezza non è scontata, è stata conquistata a caro prezzo.